Quello che vedete di fianco a me è un vero e proprio cubo di Minecraft costruito nella vita reale in non so quante ore di lavoro, raga. Quello che non si vede però è che al suo interno si nasconde una vera e propria stanza segreta completamente tematizzata Minecraft. Ma non spoileriamo troppo, partiamo dall'inizio. L'idea sarebbe quella di creare un cubo di legno molto solido fatto con pali lunghi e piastre di ferro, una roba simile alla casetta che ho costruito sopra il tetto della Panda. Quindi primissima cosa, prendiamo il nuovo bolide e andiamo alle Leroy Merlin a comprare i materiali. Mamma mia, mamma mia, che bello avere il proprio furgone, raga. Madonna! No, non rubo più il furgone, perché adesso c'ho il mio e chiamano Marazza e... Come al solito andiamo nel reparto edilizia, così evitiamo di fare coda in cassa. Allora, primissima cosa che devo cercare è piastre in ferro, perché quelle sono fondamentali. 70x70, perfetto. Ho dovuto girare 2 Leroy Merlin per trovarle, ma le ho prese. Allora, legno da 7x7, piallato così è anche bello liscio, non ha le schegge. Dai, 4 di questi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pezzi. Con un palo ne faccio 2, quindi 6 pali. Piastre e legni, direi che ce l'abbiamo. Ora la domanda è: quanto grande facciamo la struttura? Signore e signori, mi sono messo ad analizzare il cubo di Minecraft. Ogni lato è composto da 16 pixel, quindi 16x16, 256 quadratini totali. Se ogni quadratino lo facciamo da 10x10 cm, il lato del cubo diventa 1,60 m. Quindi tagliamo tutti questi legni qui in base a quella misura. Per fare questo lavoro ho deciso finalmente di aprire e montare la troncatrice radiale della Milwaukee, una bestia assurda con un disco da 30 cm di diametro che taglia come non ci fosse un domani, raga. Ma perché non l'ho aperto prima sta macchinaria qua? Devastante, guarda qua che taglio. Codiaz. Adesso questo qua lo usiamo per prendere la nuova posizione. Tac, qua è perfetto. Bam. Nei 15 minuti successivi ho così preso tutte quante le misure e tagliato i paletti rimanenti. Ora con le nostre piastre iniziamo a creare il vero e proprio cubo. Misuriamo che sia 160. Perfetto. Devo dire non male. E fatto il pezzo base ho continuato ad inserire, misurare e avvitare il primo lato del cubo e per l'occasione sono anche entrato sedendomi in mezzo per capirne le dimensioni effettive. Accertato che tutto fosse a posto ho continuato con i verticali, altre piastre e pali finali fino a completare il tutto. Guardate che carina che è, perfettamente bilanciata, precisa nelle sue dimensioni e abbastanza grande per farci dentro una stanza segreta. Facciamo finta che ci sia una sedia per sedersi esattamente in mezzo. Dai, devo dire che un pochino di spazio c'è. Prossimo step, i muri esterni. I legni sono in fondo e l'altro giorno ho visto che c'hanno anche quelli grossi. Eccoli qua, guardali qua i bestioni. Capo, vero che posso prenderti questo? Thank you. Stavo caricando e mi hanno detto gira dietro col furgone che carichiamo col muletto. Va bene, va benissimo. Guarda che sono già pronti, guardali qua dove sono. Ah, ma li carichiamo a mano allora. Hai fatto il figo e hai detto vengo col muletto. No. E ok, è arrivato il momento di tappezzarla tutta. Piano piano tagliamo tutti i fogli e appiccichiamoli sopra. Riga fatta, questi qua essendo da 9 mm l'uno, forse riesco addirittura a tagliarne 4 in una volta sola. Proviamo. Vediamo se riusciamo a risparmiare un po' di tempo. Per sicurezza gli sparo dentro anche 2 viti, almeno mentre taglio non si muovono. Una e una, 2. Guarda che bello che è! L'idea delle viti è stata una cosa geniale. Bene. Perfetto, e ora avvitiamo tutto. Una volta attaccati tutti e 4 i pannelli ho completato la parte superiore dei lati con i pezzi rimanenti. Fatto poi la stessa identica cosa anche con il tetto e raga, avevo finalmente completato la struttura del cubo di Minecraft. E sì, ero tutto bello felice, ignaro del fatto che il vero lavoro massacrante stava per arrivare.
Arrivati a questo punto dovevo ricreare sulle facce esterne quei famosi pixel da 10x10 cm, così da ricreare al meglio la grafica del videogioco. E qui raga è iniziato il casino. La primissima cosa a cui ho pensato è stata rivestire l'intera box con una pellicola. Trova il fornitore, manda le grafiche, mi arriva la pellicola, 300 euro di roba, inizio a attaccarla piano piano e mi accorgo che sul legno non viene benissimo, rimane tutta ondulata, lucida, in alcuni pezzi si stacca, si vedono le viti sotto. Ma la cosa che mi dà più fastidio è che non sembra fai da te, cioè una pellicola stampata non è nel mio modo di fare. Quindi strappo via tutto, vado al terreno, recupero qualche legno da 10x10. Perfetto raga. Andiamo. Lo porto qua, con la sega taglio un sacco di pezzetti, ne metto uno sopra l'altro e anche lì mi trovo ad avere un problema. Allora, l'idea di fare il cubo con tutti questi quadretti qua è molto interessante, soprattutto quando saranno pitturati ognuno del suo colore. C'è però un piccolo però, e ve lo faccio vedere con questa. Questa qua è una semplice bilancia, appoggiamo sopra un cubo, 318 grammi. Ora, sapete quanti sono i pezzi che devo mettere su? 16x16 fa 256, per 5 facce 1280 cubi, 1280 di questi raga, sono 407.000 grammi in totale, quindi 400 kg. Capite anche voi che questa idea qua proprio non va bene, anche perché poi c'è il peso della colla, c'è il peso della struttura, c'è il peso di quello che ci sarà dentro, neanche col muletto riesco a tirarla su alla fine. Lì mi viene il colpo di genio, che tanto genio non è perché ci metterò 50 anni a fare questa cosa qui. Praticamente anziché usare il cubo vero e proprio uso soltanto una faccia, così il modello fai da te rimane lo stesso, il peso è infinitivamente meno, non devo fare alcun taglio e risolvo tutti i problemi. Questi qua che vedete qua sono 400 euro di dischetti di legno raga, 1500 pezzi totali. Se dopo questa costruzione non finisco al manicomio è già un ottimo risultato. Iniziamo. La primissima cosa che ho fatto dopo aver trovato la soluzione è stata aprire tutti i sacchetti e creare il montone di dischi di legno. Dopodiché, prima di incollarli sul cubo, andavano pitturati. Sono quindi andato al brico a comprare un totale di 9 vernici diverse. Questi qua sono i 4 marroni, che poi sceglierli così è facile, poi bisogna vedere questi qui sul legno che effetto fanno. Staremo a vedere. Adesso prendiamo i verdi. Max Meyer c'ha soltanto questi 2 verdi qui, quindi devo utilizzare Boero. Ne ha molti di più. Vediamo. Ed ecco qua i 4 verdi. Poi non so se avete visto, ma in mezzo alla terra c'è anche un grigio, che però è poca roba, quindi ne prendiamo uno piccolo. Eccolo qua, grigio antico, benissimo. Già che c'ero, poi tirato su 8 vaschette in plastica, guanti multiuso e rotelle doppie da mettere sotto al cubo. Grazie mille. Ciao. Allora, primissima cosa, mettiamo le rotelle sotto al cubo, così possiamo spostarlo perché avrò bisogno di molto spazio. Ok, adesso vado sotto col mulettino. Mamma mia, guarda qua che bello che è, già pronto. Ok, non vorrei dire, ma hanno anche il freno, Ok, ruote messe. Adesso bisogna vedere se quando lo rigiro nella sua posizione originale queste qua non si spaccano via. Vediamo. Hanno sforzato un pochino, ma in cambio adesso abbiamo un cubo che si può muovere. Bellissimo. Sono andato a prendere 4 cartoni rimanenti ancora dal ponte di Squid Game, li ho posizionati qua davanti al cubo, ho creato tutto il set per iniziare a pitturare. Ho fatto anche un'analisi del cubo di Minecraft. Su ogni singola faccia ci sono 24 quadrati chiarissimi, 54 chiari, 82 scuri, 44 scurissimi, poi 3 grigi e 45 verdi. Iniziamo quindi con il color tortora e facciamo i 28 chiarissimi. Guanti in lattice, se no qua facciamo un casino. Olè, ne scogliamo un po'. Oh, va che bella. Adesso sì che arriva il colore giusto. Diluviamo stavolta con acqua levissima. Ok, mescoliamo ancora. Adesso dovremmo esserci. Bene, adesso uno a uno prendiamo questi qua e iniziamo. Ok, 28 fatti. Ora mettiamo il coperchio e passiamo al prossimo colore. Scatoletta, legnetti e vernice. Ah, ma che bello che è. Di questi qua ne servono 54. Primi 2 colori su 8 della prima facciata su 4. Non finirò mai sta cosa qua, raga. Non finirò mai questo progetto.
Ho così continuato con il marrone più scuro di tutti, 44 pezzi totali. 1, 2, 3 fatto, manca l'ultimo marrone, 88 pezzi di questo. Questo qua sarà il più lungo. Versato la vernice, una bella diluita con levissima e finito con i marroni, ho fatto anche i grigi restanti, concludendo così la pesante giornata di pittura. Prima di fare anche i verdi aspettiamo domani che si asciuga tutto, così vediamo se è tutto a posto. Allora signori, sono belli asciutti, però alcuni si sono pitturati un pochino male. Però vabbè, non è un problema, raga, perché lo rende solo un pochino più rustico. Che poi adesso io sono stronzo, ho preso quello più brutto. Gli altri sono anche bellini, Non perdiamo altro tempo. Sono andato a recuperare un po' di colla. Iniziamo ad incollare i vari pixel. Ok, questa qua è pronta. Fammi prendere il PC, perché le cose non è che posso metterle su a casa, dai. Allora, i primi 3 pixel, come possiamo vedere bene, sono chiaro, scuro, chiarissimo, che tradotto nella realtà sono chiaro, scuro e chiarissimo. Eccoli qua, 1, 2 e 3. Madonna mia, ragazzi, sarà difficilissimo fare questa cosa. Prendiamo il primo, tac, e appiccichiamo. Ok. Oh, ho messo il primo, raga. 1 su 1280, sono già a buon punto, secondo me, madonna mia. Che cazzo ci metterò, raga? Abbiamo il 2, tac, il 3, tac. Ho quindi raccolto i vari dischetti e fatto dei mucchietti di fianco a me per essere un po' più veloce con il lavoro. Ma piano piano, mentre incollavo, mi sono purtroppo accorto di un problema fastidioso. Raga, stavo controllando un attimo questi pezzi qui e non è che sono proprio marroni. Cioè, guarda, questo qua è grigio. E nel cubo di Minecraft questo qui non è grigio, è marrone. Visto che sono ancora all'inizio, le cose le voglio far bene, tagliamo via tutto e rifacciamo questi qua. Dopo aver tolto i cubetti sono quindi tornato al brico a farmi fare apposta una nuova pittura marrone e ripetuto tutti i passaggi per dipingere nuovamente i vari dischetti. 51 e 52. Allora, marroni della prima facciata rifatti e diciamoci la verità, questi qua sono un pochino più belli da vedere. Chiaramente, dato che ormai la giornata era sprecata, ho fatto spazio raggruppando i dischetti asciutti e iniziato piano piano anche quelli verdi dell'erba sopra. Secondo giorno, vediamo se almeno oggi riesco a finire la prima faccia. Vabbè, il marrone adesso è molto meglio di questo grigio schifoso che avevo fatto. Bello asciutto, i verdi sono già belli asciutti anche loro. Mac in posizione, iniziamo. Pronti, partenza, via. Now give it to me. Oh yeah. Madonna mia, raga. È un macello fare questa cosa qua. Non perché è difficile, ma perché ogni volta devi guardare qual è il quadratino giusto da scegliere. Cioè, non capisci più niente dopo un pochino. Ma com'è che sta venendo? Oh. Cioè, attenzione, con il marrone nuovo è tutta un'altra cosa. Ecco, forse anche il bigiolino qua era da cambiare. Questo qua chiara. Però vabbè, per ora mi sta piacendo. Andiamo avanti fino all'erba e vediamo come viene fuori. E mentre il Mighi va avanti con il pixellaggio, volevo farvi vedere per l'ennesima volta che messaggio l'altro giorno ho ricevuto mia mamma. Cioè, guarda qua. Per fortuna, e dico per fortuna, che io pago l'abbonamento biennale a NordVPN che costa meno di 3 euro al mese e con un abbonamento puoi coprire fino a 10 dispositivi diversi, quindi copro anche quello di mia mamma. Altrimenti avrebbe cliccato e chissà cosa poteva accadere. Oggi, raga, la sicurezza online è molto molto importante. Pensate ai dati che avete nel telefono, le foto, evitare link phishing, robe del dark web, siti strani, e chi più ne ha più ne metta. Solo con un abbonamento a NordVPN grazie alla Thread Protection Pro potete evitare tutte queste cose qua. E poi mi chiedono perché alcune VPN sono gratuite. E secondo te? Fate quelle gratuite. Io faccio quella a pagamento, meno di 3 euro al mese, tanto è pochissimo. Sono sicuro che i miei dati sono in cassaforte. Scusa, ma c'è il link in descrizione? Perché sono interessato anch'io. Sì che c'è il link in descrizione, come al solito. Vai a fare i pixel tu, non rompere le palle. Tra l'altro la protezione non è l'unica cosa che si può fare con attiva la NordVPN, ma potete anche cambiare l'indirizzo IP, metterlo in un altro paese e risparmiare sui viaggi, noleggio auto, hotel e un sacco di altre cose. Quindi mi raccomando, date un'occhiata sotto in descrizione. Ultimo pezzo di terra, raga. Ultimo pezzo di terra. L'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Allora, sensazioni a caldo. Poteva sicuramente uscire meglio, ma poteva anche uscire peggio. Io mi aggrappo a quest'ultima possibilità. In ogni caso, finita la terra dalla prima faccia, nei giorni successivi ho continuato a dipingere dischetti di legno, migliorando di volta in volta la tecnica di pittura. In pratica, anziché affogare i quadratini dentro al secchio, li stendevo tutti vicini sul cartone e poi li passavo sopra con il rullo. Con 2 o 3 mani veniva fuori un colore molto più omogeneo, il tutto con meno della metà del tempo. Già che c'ero, quindi rifatto anche il marrone più chiaro di tutti e una volta preparate le 844 piastrelline, nei giorni seguenti ho completato anche le altre 2 facce che mancavano.
Sono stanco, raga. Sono 15 giorni che sto facendo questo cubo di merda di Minecraft. Sono anche ammalato, ho preso anche la febbre. Sentite come parlo con il raffreddore. Ve l'avevo detto io che non ne uscivo vivo da sto progetto. 1, 2, 3 facce completate. La quarta non l'ho ancora fatta perché devo fare la porta di entrata. Infatti qui sono già andato a comprare 2 belle cerniere. Facciamo un bel taglio e apriamo. Ho quindi preso tutte le misure e con la circolare ho fatto il taglio base. Con il multiutensile ho poi rifinito il pezzo sotto per non tagliare la trave e tac, in meno che non si dica, ho creato il varco. Sarà abbastanza grande per entrare? Direi di sì. Adesso io mi avvicino qui e comparirà una porta. Mamma mia! Che si apre e si chiude anche. Molto molto. Direi che adesso possiamo pixelare anche qui. Ce l'ho fatta, raga! Ultima faccia marrone completata, ma guardate che figata. Sembra una faccia normale, ma in realtà si può aprire. E ora tiriamo su questa vaschetta di verdi e iniziamo finalmente la parte dell'erba che va sopra. Raga, qua si determina se tutto il lavoro che ho fatto in questi 15 giorni sarà bello o no. Vedremo. Partiamo subito con il primo, verde chiaro. Ehi, non sta per niente male, E attenzione! E anche il verde della prima faccia is completed! E quindi, signore e signori, dopo 15, 16, 17, ormai ho perso il conto, raga. Giorni che sono passati, sono finalmente riuscito a finire il cubo di Minecraft in real life. È venuta fuori una roba spettacolare. Veramente, veramente bello. 1280 pezzi totali, prima pitturati, poi incollati, non so quante ore di lavoro. Ma guardate che cavolo di cubo che ho tirato fuori. Pazzesco, raga. E la cosa bella è che basta tirare qui per aprire ed entrare dentro. Ora la vera domanda è: come verrà l'interno?